Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come registrare le coordinate GPS direttamente sul nostro radiocomando. Per questo video userò una Radio Master Pocket, ma i passaggi da fare sono identici per tutte le altre radio basate su OpenTX o EGTX, come TX16S, QX7 e così via. Di solito le coordinate GPS vengono registrate nel DVR degli occhiali, quindi questa procedura può essere considerata come facoltativa. Tuttavia registrarle anche sulla radio potrebbe tornare utile nel caso in cui non fosse possibile usare quelle del DVR per un qualsiasi motivo. In questo tutorial non mi soffermerò sulla configurazione del GPS perché ho già affrontato questo argomento in un video specifico, se vi serve trovate il mio tutorial in descrizione. Prima di iniziare con la configurazione bisogna fare dei settaggi preliminari impostando data e ora sulla radio, questo ci aiuterà a tenere i log ordinati facendoci trovare quello che ci serve in modo più veloce. Per iniziare andiamo nel menu Sistema, poi andiamo a pagina 3. Qui assicuriamoci di inserire la data e l'orario corretti. Il passaggio successivo è verificare di aver attivato la telemetria della ricevente, in quanto serve per inviare i dati sul radiocomando. Quindi apriamo Betaflight e verifichiamo che telemetria sia attivato. Se avete sistema Crossfire o Express LRS, qui non dovete fare altro perché i collegamenti con RX e TX garantiscono sempre la telemetria. Adesso ritorniamo nel radiocomando e spostiamoci nella pagina telemetria del menu modelli della radio. Qui sarà necessario fare Discover New Sensor in modo da trovare tutti i sensori presenti nel flight controller, compreso il GPS. In questa fase sia il GPS che la ricevente devono essere alimentati, molto spesso basta collegare il cavo USB al flight controller, ma se le periferiche non si accendono, collegate la LiPo al drone. Molto bene, a questo punto faccio Discover New Sensors. Dopo qualche secondo posso fare Stop. Come vedete ho trovato tutta una serie di sensori, quello che interessa a noi è il GPS, assicuratevi che sia presente in questa lista. A questo punto prima di continuare con le configurazioni dobbiamo specificare che nella microSD verranno salvati tutti i valori relativi ai sensori presenti in questo elenco. Il log quindi avrà un gran numero di dati, molti dei quali effettivamente non ci servono a nulla. A tal proposito quindi possiamo escludere dal log tutto quello di cui non abbiamo bisogno, lasciando solo i dati relativi al GPS. Sarà sufficiente andare sul valore che non vogliamo visualizzare sul log e cliccare Enter. Scorriamo verso il basso e togliamo la spunta dal logs. Ripetiamo gli stessi passaggi su tutto ciò che vogliamo togliere dal log finale. Adesso è venuto il momento di attivare la funzione speciale che ci permetterà di salvare il log sulla microSD. Per prima cosa scegliamo la switch con la quale attivare la registrazione, io vi suggerisco di usare quella dell'ARM in modo da automatizzare il processo e salvare il log solo quando effettivamente serve. Quindi premo Enter, poi il tasto che uso per armare, nel mio caso SD. Premo nuovamente Enter e mi sposto sulla destra. Qui scelgo SD Logs. Poi premo Enter. Mi sposto ancora sulla destra e qui scelgo ogni quanti secondi il sistema deve registrare le coordinate. Di solito un secondo è un intervallo di tempo sufficiente per avere una buona posizione del modello. A questo punto abbiamo finito, il sistema è configurato per registrare il log ad ogni nostro volo. Passiamo ora all'analisi dei log che come abbiamo detto vengono salvati nella microSD. Colleghiamo quindi il cavo USB. Poi scegliamo USB Storage. Ed eccoci qui nella microSD, tra le varie cartelle ne abbiamo una chiamata Logs che è quella che interessa a noi. All'interno di questa cartella vengono salvati i log in formato CSV, se avete un pacchetto Office non avrete problemi ad aprire il file, in alternativa per la sola visualizzazione dei CSV si trovano online vari programmi gratuiti. Nel caso in cui dobbiamo recuperare un drone che abbiamo perso, apriamo l'ultimo log salvato nella radio.
Poi ci spostiamo sulla colonna GPS e copiamo l'ultimo valore registrato dal sistema. A questo punto inseriamo le coordinate GPS sui vari siti di localizzazione, come ad esempio a Maps. Perfetto, con buona approssimazione questo è il punto nel quale dovrebbe essere caduto il drone ed eventualmente ora abbiamo buone possibilità di ritrovarlo. Per concludere vediamo come visualizzare le coordinate GPS sul radiocomando. Questo potrebbe tornare utile per una rapida consultazione delle coordinate direttamente sul campo e magari inserirle subito sullo smartphone per iniziare un'eventuale ricerca. Anche per questi settings sono necessarie tutte le impostazioni che abbiamo fatto prima, la telemetria deve essere attiva, il drone deve essere acceso e dobbiamo aver fatto Discover New Sensors. Andiamo quindi nel menu modelli e ci spostiamo nella pagina display. Qui possiamo impostare fino a 4 schermate differenti, io imposterò la prima visualizzando le coordinate GPS. In questo punto posso scegliere se visualizzare i dati tramite numeri o barre, io preferisco i numeri. Scendo nel primo spazio disponibile e premo a lungo Enter per visualizzare tutte le categorie disponibili. Quindi scendo verso il basso e scelgo Telemetry. A questo punto muovo la rotella per scegliere il valore da visualizzare. Per prima cosa inserisco GPS in modo da avere le coordinate a schermo. Fate attenzione a scegliere la voce GPS con questa piccola icona a fianco. Le coordinate GPS sono tutto quello che serve per recuperare il nostro drone, ma volendo possiamo aggiungere altri sensori. Io ho inserito anche link quality e carica della batteria. A questo punto abbiamo finito, la nostra radio è in grado di visualizzare le coordinate GPS e gli altri valori che abbiamo scelto, basterà semplicemente premere il tasto telemetria e i valori verranno visualizzati a schermo. Come vedete qui abbiamo le coordinate GPS, il link quality e la carica della batteria del drone basata su singola cella. Per concludere precisiamo che tutte le radio moderne hanno un tasto specifico per accedere velocemente alla pagina telemetria. Nel caso in cui invece la vostra radio non abbia questo tasto, basterà tenere premuto a lungo il tasto pagina e avremo accesso immediato alla schermata telemetria. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.